Avete mai provato un modulo che vi fa vincere con costanza tutte le partite, utilizzato anche da alcuni player di Divisione 1? Oggi ragazzi ve lo farò vedere. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo dell'affiliazione con Amazon e Gamivo. Sono due piattaforme, Amazon la conosciamo tutti, dove passando tramite il link che trovate in descrizione supportate il canale, non pagate niente, tutto completamente gratuito. Gamivo invece è una piattaforma videoludica dove potete acquistare tutti i videogames o comunque accessori, diciamo, legati al mondo del play a prezzi veramente scontati. Inoltre, come avete visto all'inizio del video, avete diritto anche a un codice sconto inserendo Luca Talan. Addentriamoci invece nel video. Oggi ragazzi vi farò vedere un modulo utilizzato da alcuni player di Divisione 1 con la quale ho avuto modo di giocare e poi successivamente dopo chiacchierarci, e mi hanno consigliato ragazzi questo modulo. Io da quando l'ho cambiato ci ho fatto un bel po' di vittorie. Per chi mi segue anche su Twitch, mi raccomando, se non lo fate seguitemi, lo andremo anche a testare in live e ora ragazzi ve lo faccio vedere. Eccolo qui ragazzi, 3-2-3-2, veramente credetemi stratosferico, messo con questa tipologia di giocatori in campo è veramente micidiale. Io per strutturarlo in questa maniera ho chiesto dei consigli comunque a delle persone che stanno sempre nella top 100 e mi hanno appunto consigliato questa tipologia di meccanica di gioco. Intanto, come potete vedere, questa invece è completamente una mia idea. Ho utilizzato non ho tre punte, ho 3 seconde punte e vi consiglio appunto di andarvi a recuperare il video dell'altro giorno in cui parliamo appunto dell'attacco senza attaccanti. E perché? Perché le 3 punte? Perché, come già detto nel video dell'altro giorno, crea molto scompiglio in avanti. Fanno diciamo Mbappé e Shevchenko, essendo due opportunisti, fanno lo stesso tipo di movimento, simile chiaramente, perché uno verrà incontro e l'altro invece va in avanti, e Neymar invece verrà quasi sempre solo incontro, quindi crea abbastanza scompiglio. Ma abbiamo vicino Modric e De Paul che con i loro inserimenti andranno a creare, diciamo, ulteriore superiorità numerica in difesa. Ma procediamo in ordine ragazzi, non perdiamoci. In difesa quindi abbiamo il portiere Cech che come già detto è il più forte del gioco secondo me ragazzi. Se ce l'avete mettete lui perché è veramente stratosferico. In difesa invece ho messo, come potete vedere, 3 stili diversi: Beckenbauer sviluppo, Nesta incontrista e Koundé frontale extra. Qual è la cosa che accomuna questi 3 difensori però? Che hanno tutte e 3 una grande velocità e un grande comportamento difensivo. Mi raccomando ragazzi, è fondamentale che siano molto veloci. Io poi, come ben sapete, per chi mi segue appunto da più tempo, e per gli altri invece lo andrete a scoprire adesso, io adoro i giocatori veloci. A me i giocatori troppo, diciamo, troncheggianti, lenti, magari grande fisico ma un po' lentini, non fanno purtroppo per me. Io è una mia caratteristica, per il modo di giocare che ho, prediligo sulla velocità, tanto che ho anche un allenatore che appunto ha come stile praticamente ve lo faccio vedere, Den Haag, appunto ha il booster sulla velocità, quindi per me è l'ideale. E oltre alla velocità però ragazzi è fondamentale che abbiano anche una grande difesa, quindi la difesa adesso deve essere micidiale. Vabbè, Nesta e Beckenbauer ok sono ragazzi non si può, diciamo, dire niente se non ammirarli, e anche Koundé. Comunque ragazzi l'importante è che abbiano tutti i parametri, almeno tutti, verdi sopra gli 85, quello è fondamentale. 84 va bene, comunque oltre, diciamo, superati l'84-85, perché di meno ragazzi ho notato che fanno fatica, perché comunque magari sì sono veloci però non ci chiudono bene gli spazi, non ci pressano molto l'avversario e lo lasciano troppo giocare. Quindi se non volete utilizzare tre passive diverse, possiamo metterci anche un incontrista e 2 sviluppo. Quindi ad esempio Koundé lo possiamo andare a sostituire, come faccio io, con un Baresi. Io mi porto lui perché anche lui ragazzi parametri un po' come quelli che vi stavo consigliando prima,
lui addirittura ce li ha azzurri i parametri difensivi, quindi però andava bene uguale anche se era leggermente più basso. Io chiaramente avendo lui uso lui, ma per dire va bene un Bastoni, va bene un D'Elite, Van Dijk forte fisicamente però un pochino lenti. Comunque ragazzi, ripeto, tutti quei difensori che siano abbastanza veloci e abbiano una buona difesa. Incontrista Nesta magari non ce l'abbiamo tutti, va benissimo anche un Rudiger, perché io ho provato anche lui e va bene. Mediani ragazzi, allora io prediligo, come voi sapete, sempre un Collante come mediano, perché comunque è quel giocatore che sta lì davanti alla difesa, fa da filtro e secondo me per il ruolo del mediano è il migliore che si possa mettere, proprio per il fatto appunto che fa molto filtro. Non possiamo avere tutti Gilberto Silva, capisco, ma vanno bene anche gli altri tipi di mediani collanti, quindi ad esempio un Fabinho è l'ideale, un Casemiro, un Rodri, un Rice, Busquets sì, ma dipende magari come l'avete maxato, perché Busquets comunque predilige, essendo un giocatore stile Barça, predilige magari la tecnica alla difesa, e quindi bisogna vedere un pochino come, però insomma ce ne sono diversi. Ecco, uno di questi sicuramente ragazzi di questi che ho nominato ce l'avete. Va bene eventualmente anche un tra le linee, ho notato che funziona bene anche un tra le linee, però con lo stile diciamo mettendogli la passiva, l'istruzione individuale difensivo. Perché comunque altrimenti tenderà troppo a fare su e giù per il campo. L'altro invece è Vieira, ragazzi. Vieira anche lui indiscutibile, non si può dire nulla. Se non avete Vieira, chiaramente, che è un giocatore stratosferico, possiamo utilizzarci anche benissimo un onnipresente se giochiamo con ad esempio vicino un Collante. Perché? Perché comunque l'incontrista come l'onnipresente andrà un po' in giro, diciamo, di fronte a lui a recuperare palloni, ma questo Vieira mi piace tantissimo perché nonostante sia incontrista io molto spesso me lo trovo in mezzo alla difesa, di conseguenza mi funge proprio quasi da difensore centrale delle volte e credetemi recupera una cifra proprio di palloni in una maniera incredibile. Cioè ragazzi, poi booster sulla fisicità, molto veloce, difesa top, passaggio top, possesso stretto, è completo ragazzi. L'unica cosa, ecco, se avesse anche una grande finalizzazione sarebbe il giocatore più forte del gioco, ma chiaramente a noi non ci interessa che sia fortissimo sotto porta, perché tanto deve più che altro farci filtro qui in mezzo. Ripeto, non avete lui, va bene anche un onnipresente o comunque un altro incontrista, qualora abbiate un incontrista così. L'importante ragazzi è che sia veloce anche lui e che recuperi palla, abbia una buona difesa, insomma deve avere questa caratteristica il centrocampista, andate a mettere. Ecco, uno che mi viene in mente adesso da prima su tutti è Barella ad esempio, comunque, che è abbastanza veloce, ha una buona tecnica, recupera anche lui abbastanza palloni, e credo che Barella lo abbiamo un po' tutti, ma malandando si può anche prendere la versione base. Poi ragazzi passiamo invece alla fase di attacco. La fase di attacco è molto interessante messa in questa maniera. Perché? Perché mentre appunto Neymar tenderà a fare il movimento così, a venirci incontro, i due De Paul e Modric ad alternanza, ho notato, tenderanno invece ad andarsene vicino alle due punte. Di conseguenza si possono creare delle situazioni, dei corridoi veramente veramente interessanti. Perché? Perché mentre magari Neymar verrà incontro e Modric gli fa lo scarico, dall'altra parte avremo Shevchenko e De Paul chiaramente un pochino più largo di Sheva, che andranno a cercare di creare superiorità numerica. Inoltre abbiamo anche Mbappé, che essendo una seconda punta non sempre si tenderà a buttare in avanti, ma qualche volta, il più del solito, verrà anche incontro. Come avete notato poi ragazzi, non è messo a caso Modric da questo lato e De Paul da questo, ma proprio per creare una fase più di palleggio, ok? Quindi con un collante, un tra le linee e due seconde punte, e l'altra invece un po' più di spinta, quindi con Vieira, un giocatore chiave, e Shevchenko. Questo ragazzi, questo giocatore chiave De Paul è incredibile, perché lui è vero che è un giocatore chiave, quindi tenderà spesso e volentieri a inserirsi e può fare tantissimi ruoli anche in attacco, ma mi recupera un sacco di palloni ragazzi, quindi io metto lui,
Va bene anche un altro giocatore chiave, chiaramente l'importante è che abbia la caratteristica un pochino, ecco, di centrocampista, un pochino, magari un centrocampista offensivo, sì, però non prettamente solo d'attaccante, perché a quel punto altrimenti mettiamo la seconda punta e va bene uguale, cioè facciamo così ed è uguale, quindi no, deve avere la caratteristica un pochino di riconquista palloni. Se non avete lui, ragazzi, ripeto, un giocatore che abbia queste caratteristiche, che sia comunque abbastanza veloce, perché si deve andare a inserire fra le maglie appunto della difesa avversaria. Dall'altra parte invece io ci ho messo un tra le linee Modric, va bene anche un regista creativo, perdonatemi, deve avere come Modric in questo caso una gran tecnica, quindi se avete Deco, se avete vabbè, le varie leggende non le dico perché magari appunto tutti non le abbiamo, ma va benissimo anche un Pedri, va benissimo anche un Gavi, insomma ci sono diversi giocatori, quei 3 o 4 insomma più famosi che vedo spesso utilizzati in questi ruoli, un Bellingham, comunque buona tecnica e anche lui comunque una discreta velocità perché deve andarsi a inserire, però metto lui appunto perché mi dà anche una mano in fase di non possesso. Guardate ragazzi, c'è anche intercettazione, quindi comunque tende a recuperare palloni. Di conseguenza sono 2 giocatori, questi 2 perfetti. Io in panchina però, come potete vedere, mi porto un Cucù che nonostante non abbia carte difensive ho notato che lo fa, ma paradossalmente infatti mi sto portando anche Digno, perché anche Digno nonostante non abbia carte difensive, però ho notato che mi dà una mano. Di conseguenza loro 2 sono le riserve a Modric e De Paul. In attacco ragazzi, in attacco io ho messo questa disposizione perché, ripeto, crea molto scompiglio. Si può fare anche una cosa inversa, cioè si può mettere Mbappé e Shevchenko leggermente più bassi e Neymar invece prima punta, ma si potrebbe fare anche una cosa del genere, quindi mettere Neymar punta, ok, sempre lasciato così più basso, e le 2 seconde punte in avanti. Perché? Perché creerà un movimento entra e esci, come lo chiamo io, cioè su e giù. Perché? Perché comunque Shevchenko e Mbappé tenderanno a venirci incontro per palleggiare con De Paul e Modric o comunque con uno dei centrocampisti, e Neymar invece in quel caso tenderà a buttarsi in mezzo, quindi nella fase di palleggio poi abbiamo sempre anche il passaggio in profondità per andare a far gol. Io però, siccome ho provato i moduli senza attaccanti, come vi ho detto già prima, mi piace molto utilizzare questo tipo di disposizione. Andiamo subito ragazzi a vedere le istruzioni, che sono difensivo su il mediano collante per farlo rimanere bello lì, e il difensivo su Vieira, perché comunque voglio che si pressi ma non che salga troppo, perché altrimenti ragazzi ricordiamoci che dietro siamo con una difesa 3 e quindi già siamo scoperti sulle fasce, non voglio che ci scopriamo troppo anche al centro. In attacco ragazzi non ho dato istruzioni, nel senso che voglio che i giocatori si muovano così liberamente, facendo appunto i loro movimenti naturali. Ultimamente ho notato che le istruzioni tendono comunque a, per certi aspetti, anzi danneggiare forse la squadra, quindi se volete provate anche senza nulla completamente, perché io ripeto, ho provato diverse volte senza niente, comunque la squadra si muove bene, anzi forse delle volte meglio che dando istruzioni. Questo appunto per andare un po' a contrasto insomma della teoria che invece le squadre girano meglio con le istruzioni individuali, altrimenti non funzionano. Ci sono ragazzi anche delle alternative a questo modulo, cioè ad esempio possiamo metterci Neymar proprio in mezzo a De Paul e Modric, lasciandolo trequartista vero e proprio, e a quel punto possiamo anche sbizzarrirci magari mettendoci un giocatore chiave o un altro opportunista, come potrebbe essere un Mbappé, come potrebbe essere un Rummenigge, chi ce l'ha. Potrebbe essere ragazzi alzare addirittura uno dei 2 De Paul o Modric, quindi come ho fatto prima, metterlo ad esempio seconda punta e andare a creare quindi ancora più superiorità numerica in attacco. Possiamo ad esempio invece spostarci, quindi un De Paul metterlo come, o un Modric, dipende da che lato vogliamo attaccare, magari anche sulla fascia, spostarlo come CL, quindi CLD o CLS, però dobbiamo tener conto che a quel punto allora dovremmo eventualmente accentrare un pelino di più magari Modric, in modo tale comunque da dare compattezza
in mezzo al campo, perché i moduli con la difesa 3 sono belli, sono offensivi. Questo modulo, tra l'altro, ragazzi, la caratteristica che ha, che mi piace molto, pressa molto alto, quindi chiude subito le linee di passaggio lì nella fase mediana dell'avversario, e di conseguenza ti aiuta spesso a recuperare palla in maniera alta. Quindi dicevo, conviene, se mettiamo un CL, conviene spostare il trequartista più in zona centrale. Possiamo eventualmente anche giocare con un mediano e magari mettere, in questo caso Vieira, proprio sopra, come che fosse una torre, proprio sopra al mediano collante, ad esempio. Però ragazzi, ripeto, io voglio che ci sia compattezza a centrocampo e quindi preferisco giocare in codesta maniera. Questi sono i cambi che faccio, quindi Costa Curta, Baresi come DC, Çalhanoğlu che lo metto eventualmente come mediano, Matthaus idem. Milik mi sto portando un fulcro di gioco, ragazzi, perché comunque ho notato che al posto di Neymar lì messo davanti fa dei miei movimenti, cioè mi protegge palla e scarica subito per i due invece opportunisti che vanno a infilarsi. Ronaldinho, ve l'ho già detto, trequartista con anche Leao. Mi porto anche questo Leao perché comunque è un giocatore chiave, quindi se voglio proprio un cambio, diciamo, vero e proprio di De Paul come carta. Messi sempre attaccante di rientro per alternativa a Neymar. Rummenigge che è opportunista. Bebetto, ragazzi, anche senza palla qui è interessante, perché come stili di gioco appunto in attacco vanno bene sia gli opportunisti che i senza palla, che anche il regista creativo. Poi dipende ognuno di noi come vuole, come gioca meglio, come gli piace di più. Questi chiaramente sono dei consigli miei personali per come gioco io. Voi è ovvio che dovete poi trovare la vostra soluzione migliore, anche chiaramente cambiando qualcosina. Questo è un video dal quale prendere spunto. E il classico numero 10 che mi fa lo stesso il lavoro un po' di Neymar, proprio sta lì a ricevere palla e dare l'appoggio per i due trequartisti o le due punte. In QQ invece uguale, sempre trequartista. Quindi ragazzi, vi ho fatto vedere tutto, mi raccomando provatelo, perché credetemi, io da quando lo sto utilizzando mi sto divertendo parecchio, soprattutto a pressare alto, perché se siamo bravi a chiudere gli spazi l'avversario non lo facciamo uscire minimamente dall'area. E provatelo e fatemi sapere se anche voi vi divertite e se anche voi riuscite a vincere così come sto facendo io. Vi saluto, vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Talan. Ciao!